Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, meditazione, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione Theta Healing, uno straordinario metodo di guarigione energetica di Vianna Stival. Tanto Giosuè possiamo iniziare dicendo che questo libro è stato scritto negli anni 90. È stato scritto a seguito di una malattia che ha avuto la scrittrice. Stibal nasce come ha una formazione scientifica, però poi a causa di questa malattia si è ritirata a vita privata dove ha meditato un sacco e grazie alla meditazione ha studiato, o meglio, ha appreso questa tecnica di guarigione spirituale. L'ha proprio canalizzata e ha scritto questo libro proprio perché voleva che tutte le persone potessero apprendere questa tecnica energetica che secondo lei può essere effettuata da chiunque, sia su se stessi sia sugli altri. Già il termine Theta Healing ci fa capire bene o male di cosa si tratta, perché Theta, per chi non lo sapesse, insomma, è il modo per indicare anche una frequenza cerebrale, le famose onde Theta, che si manifestano solitamente durante la fase REM, quindi quando stiamo sognando, e healing, chiaramente è il termine inglese, che vuol dire guarigione. Quindi Theta Healing sta ad indicare una forma di guarigione spirituale che viene utilizzata proprio mediante lo stato di espansione della coscienza che si ottiene con le onde θ. E infatti Giosuè, lei effettua questo tipo di guarigione in uno stato alterato di coscienza. Sì, che poi è un po' il metodo sciamanico, no? Abbiamo scelto questo libro perché in qualche modo ci ha ricordato moltissimo le tecniche sciamaniche, magari ne parleremo più avanti, però effettivamente anche lo sciamano per effettuare il suo viaggio, per accedere al mondo dello spirito, deve comunque spostare la sua coscienza a un livello che a livello scientifico si chiama onde theta. Per far capire meglio a Giosuè, a chi ci ascolta, che cos'è il Theta Healing però, come lo spiegheresti questa guarigione, questo tipo di guarigione? Possiamo dire che il Theta Healing è una tecnica che aiuta proprio il praticante ad espandere la coscienza e questa tecnica ha lo scopo di portarci alla fonte creatrice del tutto, a quello che magari in molte religioni viene chiamato come Dio, ma che comunque i nativi americani definivano grande spirito, no? Quindi questa sorgente, l'origine del tutto. Quindi il Theta Healing attraverso appunto la respirazione, un certo tipo di visualizzazione ti porta piano piano ad arrivare a questa connessione, no? E per farlo vengono superati tutti i vari livelli dell'esistenza, possiamo definirli così, che l'autrice riconosce in sette livelli. Al settimo livello c'è appunto il creatore, l'uno, la fonte del tutto. E questi livelli, Giosuè, puoi spiegarci meglio quali sono? Hai parlato di 7 livelli per arrivare alla fonte. Sì, questi livelli ricordano anche un po' i sette cieli, no? Di cui parla anche Dante, no? Nella sua meravigliosa opera. Però ci fa pensare anche alla visione sciamanica secondo la quale nel mondo superiore per moltissime culture sono presenti sette livelli. E il 7 lo troviamo non soltanto nei chakra che costituiscono la nostra centrale energetica, ma appunto lo troviamo anche in questo sistema definito Theta Healing. E il praticante dovrà quindi superare livello dopo livello quel livello di coscienza per connettersi con la fonte creatrice del tutto. E questi livelli che cosa sono? Secondo me sono anche l'espressione dell'evoluzione spirituale che parte dalla materia per arrivare allo spirito. Perché il primo livello, secondo l'autrice, siamo nella dimensione della terra e quindi il mondo minerale. Poi ci si sposta al secondo livello dove siamo invece nel mondo vegetale, quindi il regno delle piante, dei fiori. Nel terzo livello, che possiamo anche associare al concetto di terza dimensione, se vogliamo, è il piano animale e umano. Quindi noi, come creature viventi di questo pianeta, siamo al terzo livello. Poi c'è il quarto livello, che invece
è abitato dagli spiriti, quindi gli spiriti dei defunti o anche altre entità che comunque sono presenti nell'astrale, quindi nel basso astrale e nell'alto astrale. Il quinto livello invece è una dimensione chiaramente più alta da un punto di vista evolutivo e infatti abbiamo il regno degli arcangeli, degli esseri di luce, dei maestri ascesi e così via, anche delle divinità. E se vogliamo associare la dimensione al luogo nel quale si reca solitamente uno sciamano per effettuare le sue guarigioni, possiamo dire che solitamente si ferma a questo quinto livello, quindi entra in contatto grazie al viaggio sciamanico con un maestro spirituale, un antenato, qualsiasi altra guida spirituale e attraverso questa guida, attraverso questo spirito alleato, effettua le sue pratiche. Quindi Giosuè possiamo dire che dal quarto livello, dal quarto piano, come lo chiama lei, si entra in un livello spirituale, mentre prima si parla più di un livello materiale. Sì, e poi si va ancora oltre, nel senso che già nel sesto livello abbiamo trasceso gli esseri di luce, abbiamo trasceso i maestri, gli angeli e abbiamo il regno della legge universale, quindi quella legge che governa in qualche modo l'ordine dell'universo, no? E quindi all'interno di questa legge ci possono essere anche le leggi fisiche che governano il nostro mondo, non so, la legge di gravità o il concetto del tempo, tutti questi concetti che mettono ordine nei vari pianeti e nell'universo intero. Poi abbiamo, secondo Vianna Stibal, l'ultimo livello, che è il settimo, che è proprio il regno del creatore, della sorgente, della fonte creatrice del tutto, dell'uno, o come appunto dicevano i nativi americani, del grande spirito. Quindi Giosuè possiamo dire semplicemente che il settimo livello è quel luogo dove tutto è possibile. Ma come si arriva a questo livello tramite la meditazione? Sì, Vianna illustra proprio una tecnica potremmo definire meditativa o di visualizzazione che aiuta proprio il praticante a connettersi con questo settimo livello dell'esistenza. E questa tecnica parte come prima cosa rilassando il corpo, quindi la persona si può mettere sdraiata, si può mettere seduta, si può mettere nella posizione del loto e inizia a fare dei respiri lenti e profondi proprio per rilassare il corpo, rilassare la mente, sentire, stare in presenza, perché questo è molto importante per placare anche il chiacchiericcio mentale. Dopodiché è importante creare una connessione con l'energia della Terra, con il centro della Terra. Quindi la pratica di visualizzazione che suggerisce l'autrice consiste proprio nel percepire, visualizzando un'energia, una luce che dal centro della Terra sale su. O diciamo questa connessione può avvenire anche attraverso il visualizzare delle radici che spuntano dai nostri piedi o dalla nostra colonna vertebrale che si connette proprio col centro della Terra e ne assorbe l'energia vitale. Attraverso la respirazione, comunque immaginare e percepire questa energia che viene assorbita dentro di noi, dentro il nostro campo energetico, e una volta diciamo raggiunto questo livello di connessione con l'energia della Terra, iniziare il nostro viaggio verso il Creatore. E come si fa questo viaggio? Si parte dal cuore, quindi si visualizza al centro del nostro cuore una scintilla di luce. E questa scintilla di luce la visualizziamo che inizia a salire, quindi il nostro intento farà salire questa parte di noi, definiamola così, che arriverà al chakra della gola, poi arriva al sesto chakra e poi, una volta arrivata al settimo chakra, può iniziare il suo viaggio, la sua ascesa verso l'alto. E questa ascesa ognuno la vivrà a modo suo, perché chiaramente come in un viaggio sciamanico l'esperienza è unica. Solitamente si visualizza questa sfera di luce che inizia a salire verso l'alto e ci si può anche visualizzare noi stessi col nostro corpo, con la nostra fisicità all'interno di questa sfera di luce e piano piano percepire l'esperienza di ascendere verso l'altro e magari vedere, non so,
al di sopra del cielo della propria città, per poi arrivare fino allo spazio, all'universo e andare oltre e oltre ancora. E poi ognuno vivrà, diciamo, il superamento dei vari livelli a modo suo. Questi vari piani possono apparire con dei vari colori, per esempio, o darci semplicemente delle vibrazioni, delle percezioni diverse l'uno dall'altro. Una volta che però abbiamo la percezione di arrivare al livello più alto, ed è una cosa che si sente perché si percepisce di essere pura luce in questo stato meditativo, infatti quando si raggiunge questo livello ci si fonde con questa energia e questo ci fa capire che noi siamo parte, una piccolissima parte di questa energia. Quindi è un po' come tornare a casa, quindi si ritorna a casa e qui possono avvenire i miracoli. Miracoli perché? Perché in questo stato di connessione possiamo chiedere di guarire un trauma o di guarire anche una disarmonia, una malattia o un problema emotivo. E poi ognuno chiaramente farà la sua esperienza che sarà unica. Giosuè, in questa descrizione di questo viaggio, tra virgolette, dico viaggio proprio perché mi è sembrato di ripercorrere quello che lo sciamano, il viaggio che lo sciamano effettua per accedere al mondo superiore. Ma non hai menzionato la musica. Volevo capire se questo non aver menzionato la musica è una dimenticanza tua o questa tecnica si può utilizzare senza l'utilizzo del tamburo, per esempio, cosa che nello sciamanesimo è quasi necessario per accedere al mondo dello spirito. Sì, effettivamente il tamburo è stato visto anche a livello scientifico che proprio il ritmo continuo, costante che sia del tamburo, ma anche di altre percussioni, sonagli e così via, aiuta, induce con più facilità le onde teta nella nostra mente. Per cui è uno strumento che gli antichi conoscevano e che utilizzavano proprio con sacralità, perché questo spostarsi a un livello di coscienza più espanso permetteva proprio allo sciamano di connettersi con i propri spiriti alleati ed esplorare il mondo dello spirito. Ora, l'autrice non fa menzione del tamboreggiamento sciamanico, non fa riferimenti di questo tipo e secondo la sua tecnica si può raggiungere lo stesso risultato con una modalità che potremmo definire più da meditazione. Quindi ci si centra, si fanno dei respiri lenti e profondi e questo respirare, questo stare in presenza, sentire il corpo con l'intento di connettersi alla fonte, piano piano ci porta in uno stato teta, che può funzionare perché anche altre pratiche come la recitazione dei mantra o la preghiera inducono allo stato teta, quindi ognuno può trovare la sua modalità. Chiaramente il tamburo facilita perché velocizza il processo. Ritornando Giosuè al settimo piano, che abbiamo detto è il connettersi alla fonte, quindi il piano dove tutto è possibile, hai parlato di guarigioni in generale, ma volevo sapere se secondo te a questo punto si può accedere, come succede anche nello sciamanesimo, alle vite precedenti, a capire qual è lo scopo della nostra vita, ad accedere ai registri akashici. Una volta raggiunto questo livello si possono fare tutte quelle cose che solitamente fa lo sciamano, e quindi guarigioni di vario tipo, guarigioni dell'anima, guarigioni spirituali, guarigioni di traumi che magari sono avvenuti in questa vita ma che possono essere avvenuti anche in altre vite. E quindi è possibile anche attraverso il Theta Healing recuperare le memorie delle nostre vite passate e in qualche modo guarire, sciogliere queste tensioni energetiche e spirituali che ci portiamo dietro. Mi verrebbe da dire, Giosuè, che quindi sono state utilizzate delle tecniche sciamaniche, sono state rese più moderne delle tecniche antiche, un po' quello che sotto certi aspetti ha fatto Michael Arner col Co-Shamanism. Voglio premettere che il libro è scritto molto bene ed è una tecnica molto efficace proprio perché ha all'interno delle componenti fortemente sciamaniche. Detto questo, il fatto che l'autrice non identifichi all'origine di questa sua tecnica una conoscenza sciamanica mi lascia un po' perplesso, perché sta insegnando attraverso i suoi scritti o anche attraverso i corsi di formazione che ha fatto
ad effettuare un viaggio sciamanico, però chiamandolo Theta Healing, perché così ci puoi registrare il marchio, cioè capito? Diciamo il mio disappunto è un po' il voler rendere troppo commerciale, il voler trarre profitto il più possibile con tecniche che alla fine sono presenti dall'origine dei tempi. Questa è la mia opinione a riguardo. Un'altra tecnica, Giosuè, molto affascinante, leggendo il libro che viene trattata, è quella dell'attivazione del DNA e vorrei capire intanto che cosa significa attivare il DNA, perché si deve attivare e che cosa comporta questo. Sì, Vianna parla proprio di questa attivazione del DNA di luce. E che cosa vuole dire? Vuol dire che noi abbiamo la conoscenza, e questo anche nella realtà dei fatti, abbiamo conoscenza solo di parte del nostro DNA. Infatti la scienza riconosce una parte nobile, definiamola così, e poi un'altra parte che definisce DNA spazzatura. Ora, a livello spirituale non possiamo certo dire che il DNA, se è presente, abbia la funzione di essere spazzatura, io non lo credo minimamente. E Vianna sostiene che proprio all'interno di questa parte non conosciuta del DNA ci sono delle facoltà insite nell'essere umano, ma che sono in qualche modo latenti, non sono state risvegliate perché nessuno le ha mai stimolate. E attraverso questa pratica di attivazione del DNA di luce, che poi posso anche descrivere se volete, si riesce piano piano a risvegliare i nostri sensi spirituali, quindi si diventa più sensitivi, si riesce ad accedere a uno stato di espansione della coscienza con maggiore facilità, si entra in contatto con gli spiriti, con i maestri, con gli animali totem, si diventa a tutti gli effetti più sensibili al mondo dello spirito. Sì, è molto interessante se poi Giosuè affronti e spieghi meglio questa cosa, però si sta parlando di attivazione e una cosa su cui Vianna punta molto è il fatto che l'attivazione non si fa una volta sola, ma deve essere fatta in maniera ripetuta. Sì, perché è proprio un processo, chiamiamolo di guarigione spirituale, o meglio, di attivazione spirituale, perché andiamo ad attivare delle facoltà, delle doti che stanno in qualche modo dormendo, no? Quindi le andiamo piano piano a risvegliare. E come si effettua questa attivazione? Bisogna come prima cosa raggiungere il settimo livello, no? Quindi congiungerci, unirci alla fonte del tutto. E una volta che siamo proprio in comunione con la fonte, chiedergli di attivare il nostro DNA. E quindi ognuno vivrà la sua esperienza. Ci saranno persone che magari avranno la visione del proprio DNA che in qualche modo viene riparato o attivato, delle zone oscure che diventano luminose, o altri magari percepiranno l'esperienza a livello fisico, quindi sentiranno delle parti del corpo, delle sensazioni legate proprio all'esperienza stessa, delle sensazioni di caldo, di freddo, magari un formicolio, ognuno avrà la sua esperienza. La cosa che posso consigliare è quella proprio di tenere un diario, no? E quindi annotare ogni volta che si fa questo tipo di meditazione profonda, questa attivazione del DNA, annotare cosa cambia in noi, quindi se diventiamo più sensibili, più sensitivi, più intuitivi, cosa cambia? E via via vedere effettivamente che sessione dopo sessione andiamo proprio a risvegliare queste parti, questi talenti di noi. Per concludere, Giosuè, che limiti può avere il Theta Healing rispetto magari allo sciamanesimo che pratichiamo e che insegniamo noi, ovviamente dal tuo punto di vista? Dal mio punto di vista, quello che manca in questo tipo di guarigione, quindi il Theta Healing, rispetto alla guarigione sciamanica, è proprio la dimensione mitica. Perché quando lo sciamano effettua una guarigione, lui vive un'esperienza, lui vive un'avventura, il viaggio dell'eroe, dove succedono delle cose che poi portano alla guarigione. E questo racconto, secondo molte culture, è la chiave stessa della guarigione sciamanica. Quando lo sciamano va a raccontare il suo viaggio dell'eroe alla persona per la quale ha fatto la guarigione, gli trasmette un mito con delle chiavi di guarigione, delle chiavi potenti che entrano nella sua psiche e nella sua anima.
Quindi è questo quello che manca la dimensione mitica, che dal mio punto di vista è essenziale. Bene ragazzi, anche per oggi la puntata termina qua. Se vi è piaciuta lasciate un like e iscrivetevi al nostro canale. Vi ricordiamo che Spiritual Podcast è presente in tutti i canali di streaming, quindi potete ascoltare le nostre puntate anche in formato audio, non so, magari mentre tornate dal lavoro, siete in macchina o in metropolitana o quando volete un po' di compagnia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo al prossimo podcast. Ciao! Ciao!